a ketchup non te temo. Hamburger. Dietro a quel panino piacciono, quando dite così ci dirò ai ragazzini, no, no, mamma, non lo posso mangiare. Questo è il mio cheeseburger, ragazzi. Oggi ho comprato un cheeseburger, quello che voi normalmente comprate nei posti in mezzo alla strada, insomma, i fast food. E guardate quello che c'è dentro, quindi c'è 2 pezzetti di cetriolo, una fettina di cheddar, 2 hamburgerini e la senape e ketchup. Quindi io che farò? Da questo panino che normalmente mangiate in un pomagno, ne faremo uno altrettanto buono, se non più buono, ma fatto in casa, con tutti gli ingredienti che abbiamo selezionato noi. Cioè, avete presente quello che vi faccio? Questo quindi è quello che dobbiamo ricopiare e fare meglio. Oggi ci divertiamo con questo video. Quindi iniziamo dagli ingredienti. Abbiamo, non è un cheddar, è una fontina. Non è, questa è una carne che ho presa macinata oggi, meravigliosa, guardate. Abbiamo fassone di razza piemontese, quindi molto magra. Questa è da mangiare così. Buonissimo. Guardate, l'hamburger in questo ha un punto debole quando è troppo magra la carne, perché andrebbe cotta molto al sangue, poi ne parliamo dopo. Poi abbiamo il bun, compreso da un panificio buonissimo. Abbiamo un po' di pancetta che io che voglio fare, voglio mettere un po' di grasso qua dentro. Poi abbiamo il cetriolo, non voglio usare un cetriolo già fatto, ma lo voglio fare io, in un modo semplice e veloce. Poi abbiamo gli ingredienti per ketchup, quindi zucchero, fecola di patate, aceto di mele, concentrato di pomodoro, cipolla, cannella in polvere, abbiamo la noce moscata, lo zenzero, l'aglio, la paprika dolce e la pasta di pomodoro. Quindi mi piace questa sfida. No, questa sfida è vedere se noi riusciamo ad emulare questi miti, no? Questi sono dei miti, e a fare qualcosa di meglio, almeno apparentemente. Certo, non potete assaggiare tutti, posso solo assaggiare io, quindi potremo fare test dopo. Allora, andiamo subito con la cipolla. Quindi vado, cipollotto fresco, tagliamo sottile, sottile, sottile. Oh, voi immaginate, se il ketchup fa fatto in casa. Veloce, veloce, veloce. Questa qua è la prima cosa che dobbiamo fare, che è quella un po' più lunga. Mi piace un po' cipolloso, sapete come sono fatto? Yes! Cipollotto fresco di Tropea. Ci metto l'olio buonissimo siciliano dei miei amici fratelli Liga e facciamo adesso stufare questo cipollotto. Prendiamo lo zenzero fresco, quindi partiamo tutto da fresco, ok? Quindi faremo un prodotto, un ketchup, che può darsi pure che non piace, perché siamo abituati al prodotto industriale e quindi può darsi pure che non piace, però ecco, questo qua è un po' malandato, noi recuperiamo tutto quanto, non sprechiamo niente. Mi piace bello zenzeroso, con una bella grattugia, quindi questa qua può essere anche un'idea per i nostri ragazzi, no? Che facciamo un prodotto fatto in casa, quindi un prodotto non industriale, in questo caso il ketchup, no? Ok. Aglio, sempre grattato, un pochettino. Così, vai. Mescoliamo, senza far bruciare niente. Poi mettiamo un po' di questa cannella in polvere. Mettiamo un po' di questa paprika dolce. Fate un cucchiaino e un cucchiaino. Poi concentrato di pomodoro, mi ci piace, guardate qua. Così cerchiamo di fare questo ketchup bello scuro scuro scuro. Oh, il profumo già ci sta. Noce moscata. Ecco, la metà io ho messo quasi, Buono. E poi subito andiamo con la pasta di pomodoro. Tanto poi frulleremo tutto, Così. Guardate già il colore com'è bello scuro, Vi piace? Pure va passato e sceglie un prodotto buonissimo, quindi state facendo un prodotto per voi e quando lo fate in casa dovete fare, ci dovete mettere tutto quell'amore, quell'impegno per farlo proprio
che deve far innamorare la gente, chiunque sta seduto di fronte a voi. Un bel cucchiaio abbondante di zucchero, di canna, anche 1,5. Poi un bel cucchiaio di fecola di patate, aceto di vino bianco e mescoliamo, perché la fecola di patate o l'amido di mais si mescolano sempre a freddo, ok, come in questo caso. Eccolo qua, perché se lo mescolate a caldo vengono tutti i grumi, quindi è fondamentale questa cosa che sto facendo io, ok? Poi lo vado a mettere qui dentro e vado a mescolare tutto quanto in modo tale che questo sarà il nostro, diciamo, addensante, ok? Assaggiamo subito se va bene di zucchero. Manca un po' di sale, ma ragazzi è commovente. Ammazza, è buono. Un po' di sale. Quindi l'acidità, lo zucchero fa sì che questa salsa piace a tutti. Lo zucchero ti inganna. Quando c'è zucchero, quando c'è acidità, ti ne voglia sempre da mangiarne sempre di più. Ecco perché il ketchup è una delle salse preferite per tutti quanti i bambini. Frulliamo tutto, anche se non è obbligatorio, perché due pezzetti di cipolla che si sentono sarebbero fighissimi. Guardate che bello. Bello sto ketchup. Voglio fare un pazzo oggi, Mariuccio. Oggi Mariuccio, ragazzi, è della bontà. Come è venuto da Paola. A ketchup non te temo. T'ho fatto pure meglio oggi. Bello, bello, bello. Guardate che bello denso. Perfetto. Cioè, se volete proprio giocare, se volete essere come me, vi piace fare queste cosette, farle diverse, divertirvi. Facciamo quelli che vogliono mangiare bene, che vogliono fare un hamburger, un cheeseburger al vostro figlio e glielo fate in questa maniera, perfetto, buono, fatti in casa. Quindi mettiamo i nostri cetriolini che piacciono. Dentro al carpellino piacciono, però quando dite così, i cetrioli dei ragazzini, no, no, mamma, non lo posso mangiare. Molto lo mangi, capito? Guarda come lo facciamo, guarda che cetriolini che facciamo. Questo, se esce bene, lo metterò nel mio bistrò, questo cheeseburger, quindi quando volete mangiarvi il cheeseburger, mi dispiace per l'altri, volete venire a mangiare da me, dove devo mangiare? Zucchero di canna, così, un po' d'aceto, così, sale, un po' di sale, un po' di zenzero ce lo mettiamo pure, no? Guardate qua, un altro po'. Vediamo il gratto? Eccolo qua. E glielo mettiamo un po' di zenzero così, un po' ovunque. Quindi freschissimo. Allora che facciamo? Gli diamo una giratina, così, guarda. Così, che si insaporisce bene. Guarda. Che robetta. Spengo il ketchup. Lo metto dentro a un contenitore così si fredda velocemente. Guardate che bello denso, eh? La giusta quantità ho messo per circa 500 grammi di passata di pomodoro ho fatto, che mi è uscito fuori, oh. Carne magra, ne dobbiamo dare un po' di grasso, quindi ho selezionato una carne pazzesca, guardate, guardate che carne che è, guardate il colore. Adesso pancetta, diamo un po' di grasso. Quindi guardate che cosa facciamo, a coltello oppure con mixer faccio proprio un battuto che andiamo poi a mettere all'interno della ciccia, perché lì non ci sta il grasso, avete visto com'è? Così, proprio una pasta, una crema, vedete? Ci vuole almeno un 30% di grasso, quindi su 500 grammi quanti ce ne vanno? 150, vedete? Così, proprio fatto schiacciato, così in questa maniera. Guardate.
non mettiamo sale e adesso che facciamo? Lo lavoriamo, facciamo che entra dappertutto questo grasso, no? E che famo? Io non metterei nemmeno il sale, lo metterei dopo proprio, così avete anche la consistenza più figa. Metteremo dei fiocchi di sale sulla carne, sarà proprio un'altra cosa. Facciamo i nostri hamburger, li facciamo a mano. Allora, una palletta, guardate. E questo io penso che faremo, guardate, queste qua sono 3 pallette da 100, penso, erano 500 grammi di carne, saranno, va, facciamo così, 1 e 2, ok? Forse è un po' troppo grossa, eh? La facciamo più piccola, che dite? Ma no, facciamo una cicciotta bella così, guarda. Tiè, guarda che spettacolo. Olio extravergine d'oliva sulla padella antiaderente. Dobbiamo farlo diventare bello caramellato. Intanto tagliamo il formaggio. Fontina, perché la fontina? Perché è un formaggio che trovo delizioso. Taglio troppo doppio. Così. Uno. Trovo buono, lo trovo da un gusto meraviglioso. Quindi tagliamo la crosta, fonde, giriamo, adesso ci siamo, ecco qua, formaggio su, così, c'è sta roba, coperchio e mo questo si fonde tutto, panino. Eccolo qua, scaldiamo il pane. Guarda qua è stato lì, bello, bello, spengo. Ma io direi, perché non usare, io direi, ma perché non usare questo ben di Dio? Guarda qua che roba, guardatelo, qua, che sta sul fondo del piatto, per scaldare il nostro panino, guarda qua, il nostro panino, così, come vedete, guardate che roba, guardate questo come è fatto e lo faremo uguale. Ci abbiamo il cetriolo, ammazza che bello, ci abbiamo il cetriolo, così, uno, scolato bene, 2 e 3, poi ci abbiamo la senape, bella così, poi il ketchup, guardate che spettacolo qua, vai, poi ci abbiamo il nostro hamburger, ti è? E beccate questa, così. Mo. Che dite, sono un po' cattivo? Guardate qua. E niente, questo è il mio cheeseburger, ragazzi. E questo è quello che trovate in giro. Fate voi. Oddio mio. Guarda qua. Guarda il cottura della carne. Guarda il cottura della carne. Guarda che roba. Birretta. E mo assaggiamo, ragazzi. Siete pronti? E la difficoltà è questa qua. Quello che ci metti ci ritrovi, quindi se ci mettiamo una roba di altissima qualità avremo un qualcosa di superlativo. Se questo costa 5 euro, per questo quanto mi dovete dare? Cioè è pazzesco,
di una bontà, la cottura perfetta, dentro guardate com'è umido. Mm, mm, mm. Poi socio di iodo, il queso fatto da noi. Ragazzi, divertitevi, fatelo a casa o lo dovete mangiare da me. Questo lo troverete nel mio bistrò. Mm, mm, poi il biglietto. Che vuole più?